Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Come vedete oggi non sono da sola, sono qui con Lisa. Ciao, sono Lisa e sono nata e cresciuta a Padova, nel Veneto, nel nord Italia, però da quasi 5 anni vivo e lavoro a Londra. Ho un lavoro a tempo pieno in marketing, ma allo stesso tempo pian piano sto crescendo una delle mie più grandi passioni, nello sviluppo personale, in un piccolo business chiamato From Dream to Plan. E tramite From Dream to Plan aiuto i miei clienti a stabilire degli obiettivi e un piano d'azione per raggiungerli che sia motivante e allo stesso tempo compatibile con il loro stile di vita. E quindi abbiamo pensato di, per questo video, sfruttare, tra virgolette, le competenze di Lisa per darvi alcuni consigli su come usare al meglio il vostro tempo per studiare, nel nostro caso, l'italiano. Sappiamo che non esiste un metodo migliore che valga per tutti, ognuno può e secondo me deve trovare il proprio metodo migliore e quindi può essere importante organizzare il proprio studio. So che ci sono alcuni di voi che semplicemente fanno ciò che vogliono fare giorno per giorno e non si organizzano, però per alcune tipologie di studenti potrebbe essere più utile organizzare una tabella di marcia. E quindi perché può essere importante organizzare lo studio? Sì, allora intanto riprendo un attimo l'inizio del discorso che è assolutamente non esiste un metodo che funzioni per tutti. Il metodo migliore è quello che funziona per te e che sia compatibile con la tua routine, con il tuo stile di vita e con la tua personalità. Suggerisco sempre di organizzarsi lo studio, comunque organizzare qualsiasi obiettivo finale tu voglia raggiungere. Sono principalmente due motivi. Allora, il primo motivo è intanto suddividere un obiettivo grande, in questo caso imparare una lingua, ti aiuta a suddividere l'obiettivo grande in piccoli traguardi che ti sembrano più raggiungibili e allo stesso tempo ti senti più appagato dal percorso perché vedi pian piano il progresso che ti porta al tuo obiettivo finale e non ti senti sopraffatto dal tuo grande obiettivo che è imparare la lingua e quindi dividerlo appunto in piccoli traguardi. Allo stesso tempo, Esatto. suddividere lo studio ti aiuta a non perdere tempo e sapere già su cosa concentrarti o dedicarti in quel giorno, perché credo che spesso si perda moltissimo tempo a pensare a come organizzare, a cosa fare, mentre se, anche che sia settimanalmente o mensilmente, qualunque sia il metodo che funzioni meglio per te, se ti organizzi già e sai già quando ti siedi alla scrivania su cosa devi lavorare, già eviti l'ostacolo di pensare a cosa dover fare. Questa è una domanda che mi è venuta in mente adesso mentre parlavi. Organizzarsi nello studio può annullare quel sentimento di fatica, di demotivazione che a volte si può avere, no? Quando si Esatto, studia qualcosa. esatto, esatto. E questo sempre perché vediamo l'obiettivo come il grande obiettivo finale, che è l'imparare la lingua, che ovviamente cioè, si compone da tanti altri obiettivi, che sia la tua sicurezza nel parlare, l'ascolto, comunque l'imparare una lingua è composta da tanti componenti, che sia l'ascolto, la lettura, quindi può, e come ogni grande obiettivo, può impaurire o comunque darti questa sensazione di sentirti sopraffatto e quasi inibirti dall'iniziare. E quindi di suddividere, anche dire ok, oggi guardo questo video di Lucrezia e già sapevi quale guardare, quindi senza che perdi anche lì tempo a decidere quale video guardare. Quindi veramente si tratta di anche spendere 10 minuti all'inizio della settimana o a domenica pomeriggio, qualsiasi giorno funzioni meglio per te e organizzarsi già su cosa fare quando ci si siede alla scrivania. Allora, siccome i miei video non sono in ordine, no? Cronologico o in ordine di argomento, diciamo che organizzo i miei video in base
alle richieste, a ciò che ritengo più utile, no? Come dire, alcuni punti che magari sono più difficili e cerco di spiegare quelli. E infatti molte persone mi chiedono: ma come posso guardare i tuoi video? Cioè, c'è un ordine, eccetera. E una cosa che consiglio sempre è non guardare i miei video secondo un ordine che ti consiglio io. Mhm. Guarda i miei video secondo il tuo piano di studio, quindi se quella settimana con il libro sei arrivato per esempio al passato prossimo, vai quella settimana a guardare tutte le lezioni che ho fatto sul passato prossimo, quindi non necessariamente l'ultimo video che ho pubblicato, ma vai, come dire, a creare la tua playlist di lezioni, no? E Sì, questo un po' si esatto. ricollega a quello che dicevi tu. Esatto, e anzi si collega molto bene al fatto di scegliere un arco di tempo che non sia pianifico cosa faccio da oggi a Natale, per esempio, quindi nei prossimi 4 mesi, che è un grande arco di tempo, ma magari già mensilmente o settimanalmente è un arco di tempo in cui sai già cosa fare o quanto tempo hai anche, perché adesso magari hai più tempo che a novembre, quindi veramente adattare la tua organizzazione di un obiettivo, in questo caso appunto l'imparare la lingua, basato su quanto tempo hai e a che punto del tuo obiettivo sei, cioè se sono già a un livello avanzato o voglio riprendere un po' le basi, quindi consiglio sempre di appunto riguardare il piano di organizzazione in costantemente, che sia appunto ogni 2 settimane o una volta al mese. Esatto. E poi se uno si vuole prendere una pausa ci sta. Sì, no, assolutamente, ed è anche quello il bello di organizzare perché sai i periodi in cui puoi fare di più o puoi fare di meno e adattare il tuo obiettivo basato appunto su anche i tuoi impegni personali o di lavoro e non sentirsi in colpa, perché quando sei organizzato sai che hai periodi in cui puoi dare di più e puoi dare di meno, mentre se vai così, come dire, a naso, poi magari ti senti di dover fare, non so, un'ora ogni giorno, ma magari ci sono periodi in cui hai solo 20 minuti al giorno. Per chi ancora non ha trovato un proprio metodo di studio o comunque per quelle persone che magari non si sono mai organizzate lo studio, però vorrebbero approcciarsi a questo, puoi dare due consigli, proprio un paio di consigli spassionati a persone che, come dire, vogliono appunto iniziare ad organizzare il proprio studio e man mano quindi trovare anche il proprio metodo. Certo, allora il primo consiglio che do sempre è prova routine e o metodi di studio diversi. Sul mio profilo di Instagram, From Dream to Plan, do diversi spunti, però datti il tempo necessario per veramente valutare se un metodo funziona meglio per te di un altro. Quindi di provare la stessa routine o metodo per almeno un periodo di tempo che ti faccia oggettivamente dire funziona o no, che non è di solito 1 o 2 giorni, una settimana, direi almeno un mese, quindi provare lo stesso metodo per un mese e poi valutare alla fine del mese mi trovo bene o no, cosa cambierei, magari c'è un altro metodo che nel frattempo hai sentito e vuoi provare quello, quindi veramente provare per veramente vedere quale funziona meglio per te e per il tuo stile di vita. E il secondo suggerimento che do è quando si inizia una nuova abitudine o metodo, per esempio, di collegarlo a un'abitudine che fa già parte della tua routine da parecchio tempo, perché spesso quello che noto nei miei clienti anche è che sono tutti motivati per iniziare, vai, ok, faccio questa cosa tutti i giorni, ogni 2 giorni, e poi non trovano il tempo, perché essenzialmente ci sono due cause per questa cosa. Primo, non la metti come priorità, o secondo, non ti sei organizzato, come dicevamo prima, in anticipo su quando fare questa attività. E quello che consiglio sempre è di collegarlo a un'abitudine che già hai instaurata, per esempio,
quando la sera ti lavi i denti magari e hai dei post-it per imparare i verbi italiani, riguardati i verbi italiani mentre ti lavi i denti. Ma quindi veramente sono piccole cose, o mentre cucini guardi un video magari non di quelli più difficili che hai bisogno di sederti, quindi collegarlo a attività che sai già che fai tutti i giorni o comunque in una base costante. E man mano allungare il tempo in cui fai questa attività, o se preferisci farla a spezzettoni durante la giornata, insomma come va meglio a te. E altra cosa, anzi aggiungerei un terzo Certo. suggerimento, è di decidere in anticipo quante volte per te vuol dire essere costante, perché tante volte c'è questo mito, secondo me, che l'essere costante significa farlo tutti i giorni, ma non è detto, cioè la costanza per me può essere farlo una volta a settimana e so che ho quell'appuntamento una volta a settimana, se lo rispetto per me già io sono costante. Quindi decidere in anticipo, e qui si collega all'organizzazione, quante volte a settimana vogliamo farlo, e da lì pianificare basato su questo metodo, insomma. Perché effettivamente no, fare qualcosa una volta a settimana sembra, forse perché sembra poco, non sembra un impegno che richieda molto tempo o molta concentrazione una volta a settimana, no? Quindi sembra di non essere forse costanti per quello, non so. Sì, Ma però allo stesso tempo, quando si inizia qualcosa di nuovo e si dice, da oggi in poi lo faccio tutti i giorni, puoi stabilire l'effetto contrario, cioè, oddio, giorno è 2 e già troppo. mi sento che non posso sostenere questa cosa tutti i giorni, quindi piuttosto parti gradualmente con meno giorni e poi costruisci da là una routine più frequente. Mi è piaciuto molto il secondo consiglio che hai dato sul fatto di associare um, appunto la nuova routine a qualcosa che già fai, no? È divertente. Per esempio, nel mio caso, devo leggere di più, no? Ultimamente sono un po' stanca, quindi non ce la faccio troppo a leggere. E allora da qualche giorno ho cominciato a leggere così a colazione, no? Mentre bevo il caffè, così leggo un capitolo ogni volta e è divertente perché così già di prima mattina ho letto. Esatto, esatto, e te lo togli, tra virgolette, o comunque ti senti che inizi la giornata facendo qualcosa che ti appaga e ti fa sentire che hai già fatto qualcosa di produttivo, diciamo. È vero, è O vero. per me, per esempio, leggere, io lo faccio quando prendo la metro per andare a lavoro. Quindi anche lì, di solito i primi anni in cui appunto andavo a lavoro in metro ascoltavo musica e poi ho detto ma proviamo a leggere, vediamo. E ho notato che non ho mai letto così tanto. Quindi sì, trovare insomma i momenti morti nella tua routine che già fai e vedere cosa puoi integrare. Ottimo. Perfetto. Allora, io penso che abbiamo detto molte cose interessanti e non vorrei sovraccaricare gli studenti di informazioni, quindi mi fermerei qui e ti ringrazio tantissimo per questa chiacchierata perché è stata molto interessante e sono sicura che sarà anche molto utile per chi ci ascolta o ci guarda. E grazie. No, grazie a te per avermi invitata e mi piace moltissimo ogni volta parlare di sviluppo personale, obiettivi, quindi anytime, come dicono gli inglesi. E, e se volete più suggerimenti o comunque se volete contattarmi, il mio profilo lo trovate su Instagram, From Dream to Plan. Perfetto, allora grazie ancora tantissimo a te Lisa e a chi ci ha guardato e ascoltato oggi. Alla prossima, ciao!